Alle 5:30 un gallo canta alle prime luci dell'alba e così inizia la sua giornata un vero cavaliere medievale. In questo video seguiremo la giornata tipo di un cavaliere che chiameremo Tedaldo praticamente minuto per minuto con tutti i dettagli basati sulle vere fonti storiche. Quindi alla fine saprete com'era veramente la giornata di un cavaliere medievale, che faceva e che pensava, e magari scoprirete anche quanto era diversa da quello che potremmo immaginarci. Insomma, Tedaldo si è appena svegliato nella sua camera in un piccolo castello del nord Italia. È l'anno del Signore 1250, o almeno così dice il suo cappellano. E lui ha 40 anni, o almeno così gli ha detto sua madre Tessa quando è andata a trovarla nel convento dove vive adesso. Secondo qualcuno dei suoi amici a 45 anni si è vecchi, secondo qualcun altro si è vecchi a 56, ma Tedaldo si sente ancora pienamente in forze e è pronto a governare il castello come fa da quando suo padre è morto. Bianca, che è sua moglie, ha sentito lui svegliarsi e si sta svegliando pure lei. Invece Raniero, che è il suo scudiero, sta già spostando l'arazzo e sta entrando nella sua camera. Infatti Raniero si è svegliato poco prima del canto del gallo, ha già riempito al pozzo una bacinella con l'acqua e l'ha profumata con dei petali di rosa. Intanto che Raniero tiene in mano un piccolo specchio, Tedaldo si siede su un panchetto, si fa la barba e si lava il viso con l'acqua della bacinella. E tienilo un po' più dritto, si lamenta Tedaldo con Raniero che non tiene bene lo specchio. Ma del resto è un ragazzino di 12 anni e non ne sa ancora niente di barba. Tedaldo si guarda bene nello specchio e è contento perché la sua complessione è perfetta. La pelle è color crema, ma le guance sono come sempre belle rosse. Alle 5:40 Tedaldo ha finito di sbarbarsi e si veste, visto che ha dormito completamente nudo come tutti gli uomini del suo tempo. Raniero gli passa le brache e la camicia di lino che stanno appoggiate sopra una cassa. Poi Tedaldo sceglie personalmente una bella tunica da dentro la cassa e si infila un bel paio di stivali alti. Infatti la giornata si prospetta soleggiata e quindi si starà molto all'aperto, tanto che C'è lega anche il pugnale alla cintura e lo estrae per controllare che sia affilato e per lisciarcisi pure i capelli. Intanto nella stanza è arrivata pure Lauretta, che più o meno ha la stessa età di Raniero. Lei prende la bacinella usata da Tedaldo e la porta dalla parte del letto di Bianca, che si lava anche lei il viso e si fa aiutare da Lauretta a mettersi la sua camicia. In casa anche i nobili portavano dei vestiti semplici e comodi, come è logico e non come nei film. A questo punto, verso le 5:50, Tedaldo prende le chiavi del castello che tiene sempre sotto al letto durante la notte, saluta sua moglie e esce dalla stanza. Già dall'inizio della giornata del cavaliere abbiamo visto tante cose interessanti. I suoi servi, per esempio, non sono quelli dei film, cioè uomini e donne adulte, ma sono dei ragazzini. Infatti di solito i servitori, soprattutto dei piccoli cavalieri, avevano tra gli 8 e i 17 anni. E non sono neanche dei servi nel modo in cui li intenderemmo oggi. Raniero è il figlio di un cugino di Tedaldo e in futuro sarà cavaliere pure lui. Quindi sta lì per imparare e il servizio a un cavaliere adulto fa parte della sua formazione. Lauretta invece è la sorella più piccola di sua moglie Bianca e anche lei sta lì per imparare le buone maniere nella casa di sua sorella più grande. A differenza di questi servi della camera più privata, altri potevano avere dei veri contratti fino a 6 anni e vivere in luoghi più lontani dalla famiglia. Un'altra cosa interessante è che questi servi dormono tutti nella stessa stanza di Tedaldo e Bianca. Infatti il castello di Tedaldo non è enorme. Solo le due parti della stanza sono separate da una paratia di legno con un arazzo che copre una porta ricavata in mezzo. Raniero e Lauretta dormono anche nello stesso letto con l'altra figlia più piccola di Tedaldo, che si chiama Savia. Un letto per i bambini spesso è molto grande e può ospitarne fino a 6. Si capisce quindi perché la figlia maggiore di Tedaldo, cioè Tessa, ha ringraziato Dio con molte preghiere di aver ottenuto un letto per sé, perché ormai ha 15 anni e è quasi in età per sposarsi. Ma dorme sempre nella stessa stanza.
volendo la stanza ha anche un camino, ma ancora non è così freddo da doverlo accendere. Alle 5:50 Tedaldo sale sulla cima della sua torre che sta direttamente sopra la sua camera. Controlla il paesaggio circostante e tutto sembra tranquillo, così lui può godersi un po' di brezza mattutina. 5 minuti dopo scende giù e arriva nella corte. Saluta il cane Tiberio e vede Rienzo, uno dei suoi armigeri che si è già vestito. Gli dà le chiavi per aprire la porta principale del castello e gli ordina di suonare la tromba. Con la tromba si sveglierà chi ancora sta dormendo, probabilmente le sue figlie Savia e Tessa. Con l'occasione Tedaldo dà anche uno sguardo alla corte per vedere se tutto è in ordine. Poi entra nella cappella, che è un piccolo edificio di legno ricavato alla buona in un angolo delle mura. Tedaldo ne avrebbe anche fatto a meno, si poteva andare in chiesa anche al villaggio, ma sua moglie e sua madre hanno tanto insistito che questo avrebbe facilitato la salvezza delle anime di tutta la famiglia. Frequentare la messa quotidiana è un dovere per ogni signore veramente pio. E poi un cappellano al castello è anche ottimo per la migliore educazione dei giovani. Il cappellano Ugo è uno dei primi a svegliarsi, infatti è già lì e saluta Tedaldo. Mentre Tedaldo si inginocchia su una panca molto semplice, Ugo recita le lodi. Poi aggiungono insieme qualche preghiera come il Padre Nostro e alla fine Tedaldo aggiunge anche qualcosa di personale, di più vicino alla sua quotidianità, come confido anche nella forza del mio cuore che tu mi hai donato, nella mia buona spada e nel mio veloce cavallo. Nel fare questo si sdraia anche con la testa rivolta verso est e le braccia distese a forma di croce, ma solo nei giorni in cui si è svegliato abbastanza di buon umore. Alla fine il cappellano Ugo gli ricorda anche che bisogna parlare del matrimonio di Tessa, e questa invece è un'incombenza che Tedaldo avrebbe preferito posticipare. Beh, troveremo bene anche senza fretta, gli risponde Tedaldo. Non hai visto quanto è andata bene a Benvenuta, per cui nostro padre si è dato poca pena. La conversazione tra Tedaldo e Ugo sembra una conversazione di famiglia, infatti Ugo in realtà è il fratello minore di Tedaldo, che come in tante famiglie veniva destinato alla carriera ecclesiastica. Quindi questo è un motivo in più per Tedaldo per ospitare quel cappellano. Ma nel castello, a differenza di quello che potremmo pensare oggi, quasi tutto è un affare di famiglia. Anche l'armigero Rienzo è un lontano cugino di Tedaldo, ma è stato meno fortunato di lui e non ha un suo castello, quindi si è dovuto mettere al servizio di qualcun altro. L'altro armigero, Bonaccorso, invece è figlio di un fabbro, ma quando era giovane ha fatto il mercenario e forse è il più pratico di armi di tutti i cavalieri del castello. Sicuramente Tedaldo lo sa, ma non lo direbbe mai a voce alta. Intorno alle 6:10, dopo le preghiere, Tedaldo va nell'aula della sua torre. Qui Lapo, che è un altro servitore, ha messo sulla grande tavola la colazione. Lapo ha circa 17 anni e i più furbi di voi forse possono intuire qual è la sua parentela con Tedaldo. La colazione consiste in un po' di pane nero, formaggio stagionato e un boccone di carne avanzato dalla sera prima. Per oggi potrebbe sembrarci una colazione da poveri, ma in quell'epoca il cavaliere ha già dei lussi estremi, infatti sta mangiando carne di prima mattina. Prima e dopo mangiato, Tedaldo si lava le mani in un'altra bacinella che è sempre nella sala, infatti è considerato estremamente incivile mangiare senza lavarsi le mani. Da bere c'è del buon vino rosso in una tazza di legno. Come racconta il cavaliere francese Jean de Joinville, il saggio re Luigi IX gli consigliava di bere solo vino annacquato per la sua salute. Ma Tedaldo pensa che il vino puro contribuisca al suo temperamento sanguigno, il migliore che si possa avere, e non ci rinuncerebbe per niente al mondo. Le donne della famiglia stanno arrivando per fare colazione anche loro e Savia e Tessa salutano Tedaldo con un bel «Buongiorno padre, come state?». Infatti nel castello tutti davano del voi al signore, inclusi la moglie e i figli. Per quanto non possiamo verificarlo direttamente, sembra abbastanza credibile, ma era una convenzione che non per questo rendeva più distanti i veri rapporti. Tedaldo comunque risponde sbrigativamente perché ha delle urgenze fisiologiche ben più impellenti.
Lui è molto fortunato, infatti in una nicchia del castello già suo padre aveva fatto costruire uno spazio apposito. La latrina è uno spazio che si affaccia fuori dal castello e infatti è visibile anche da fuori e scarica direttamente in un fossato sul retro oltre le mura. Magari vi è capitato di sentire qualcuno che elogia quegli elementi architettonici particolari dei castelli medievali senza sapere che in realtà sono delle latrine. Il cavaliere non ha lo smartphone o in passato il giornale per allietare questo momento sacro, ma sicuramente sente già le canzoni di Lauretta e delle altre donne che stanno preparando la casa per la giornata. Infatti questa non è solo una scena da film, molto probabilmente le donne cantavano spessissimo per farsi compagnia durante le varie attività, anche perché era una dote sempre apprezzata e rendeva il castello molto più vivo e luminoso di quanto ce lo immaginiamo oggi. Dopo la pulizia, con una vecchia stoffa di scarto, verso le 6:30 il nostro cavaliere Tedaldo è pronto per iniziare davvero la sua giornata. E la giornata inizia con il controllo della corte che contiene delle cose molto importanti, cioè gli animali e le scorte di cibo. I grandi nobili hanno maggiordomi, siniscalchi, cuochi e stallieri, ma Tedaldo deve accontentarsi di Adelmo, che è un po' il suo tuttofare. Adelmo ha una casa direttamente vicino alle stalle e era già il servitore più fedele di suo padre. Infatti anche i servitori più indispensabili della casa mantengono la loro posizione grazie a una specie di diritto ereditario. Adelmo comunque sa tutto del castello e degli animali e vale veramente per molti uomini. Insieme a Adelmo quindi Tedaldo ispeziona i magazzini e tutte le stalle e nel frattempo si uniscono ai controlli anche i giovani Raniero e Lapo. Tedaldo nota che un vitello è molto magro e dice che è malato, ma Adelmo gli risponde: «Vi sbagliate completamente, messere, è solo nato più piccolo degli altri, ma crescerà come tutti». Tedaldo non accetterebbe di essere contraddetto da un altro cavaliere, invece accetta tranquillamente l'opinione dei suoi servitori. Quelli sono i suoi uomini, e a differenza di quello che potremmo pensare oppure di quello che si vede nei film, c'è un grande cameratismo tra di loro. In un certo senso gli armigeri e Adelmo sono anche amici del cavaliere, lui è cresciuto insieme a loro, si fida di loro e vuole mantenere con loro dei buoni rapporti. Quindi il rapporto tra signore e servitori è molto più disteso, almeno normalmente, di quello che potremmo immaginare. Una parte importante va anche al controllo dei cavalli. Tedaldo ha un destriero che si chiama semplicemente Forte. Ovviamente è il suo cavallo preferito e deve essere nella migliore salute, ma non è quello che monta più spesso in tempo di pace oppure quando non ci sono giostre. Per la vita quotidiana usa piuttosto un palafreno, che è un cavallo da passeggio. E poi ha anche il famoso Ronzino, che ha pagato poco e che viene montato soprattutto dai servitori o caricato con della roba da portare. Il piccolo castello di Tedaldo ha almeno anche un altro grande magazzino oltre al piano terra del dongione dove si può stoccare il grano, i formaggi, la lana grezza per i vestiti e anche la carne salata. I prodotti arrivano dal villaggio vicino come pagamento da parte dei contadini e dei pastori e infatti più tardi nella mattinata Adelmo si occuperà di ricevere qualcosa. Ma bisogna anche contare le balle di grano, i barili di vino, i sacchi di sale e controllare se manca qualcosa di indispensabile. Infatti il castello deve essere sempre un'entità autosufficiente. Tedaldo ha un piccolo reddito in denari d'argento, ma lo spende quasi del tutto in capi d'abbigliamento di qualità superiore per lui e per la famiglia, in armi e raramente in spezie per cucinare. Verso le 7:30 il giro di controlli è finito e inizia la parte veramente più divertente della giornata del cavaliere, almeno secondo lui, cioè l'addestramento all'aperto. Tedaldo si mette un gambeson sopra la tunica e anche il giovane scudiero Raniero si mette il suo, mentre gli armigeri hanno già addosso qualche protezione. Mentre Adelmo e Rienzo controllano l'affilatura di alcune vere armi di metallo, Tedaldo e Bonaccorso iniziano l'addestramento con bastoni, scudi e armi di legno insieme a Raniero. Il ragazzo deve imparare i movimenti della battaglia, gli affondi e le parate e a eseguire gli ordini rapidamente. Sia Tedaldo che Bonaccorso correggono la sua postura e la sua guardia.
tutti i giovani vengono trattati con severità ma anche con generosità, essendo ancora quasi dei bambini. Inclusi i servitori, infatti la nostra parola ragazzo probabilmente ha nella sua etimologia proprio l'indicazione di un servitore o di un fattorino. Ogni tanto Bonaccorso potrebbe permettersi di dare anche qualche consiglio allo stesso Tedaldo, una cosa molto pericolosa. Infatti lui è abituato a sopportare, ma tutto potrebbe finire in lite. Come si permette il figlio di un villano di insegnare l'arte della guerra a un cavaliere esperto come lui? Ma spesso Bonaccorso ha ragione perché ha combattuto molte più battaglie vere rispetto al suo signore. Volendo c'è anche un po' di tiro con l'arco, con bersagli che stanno sempre nel cortile. Praticamente qui abbiamo 1 ora e mezza di allenamento sportivo. Effettivamente il focus principale della vita del cavaliere è simile a quello che immagineremmo oggi per la vita di uno sportivo: tenersi in allenamento e migliorare la tecnica delle arti marziali. In più sia i giovani sia gli adulti vanno tenuti attivi e l'attività fisica migliora il corpo e l'umore. L'allenamento si concluderà anche con la quintana. È un palo girevole con lo scudo o un bersaglio da colpire con la lancia che sta da sempre al centro della corte. Intanto daranno un'occhiata anche alla sella, alle staffe e alle briglie riservate al destriero forte, perché potrebbe sempre esserci una guerra o un torneo e tutto deve essere mantenuto al meglio in vista della grande occasione. Questa prima mattina del cavaliere ci dice tante cose. I cavalieri medievali sono uomini che si allenano per la guerra, a cui piace anche fare la guerra e la concepiscono in un certo senso come uno sport e come il loro lavoro in termini moderni. Spesso vivono proprio aspettando la grande occasione per mettere in mostra la loro prodezza militare, il loro cavallo e le loro armi, e sentono la mancanza di queste occasioni. Vediamo anche che i cavalieri spesso istruiscono i figli dei parenti e non i propri. Infatti Tedaldo avrebbe anche 2 figli maschi perfettamente sani di 11 e 10 anni, ma li ha mandati a servizio dal conte Lamberti. In questo stesso momento loro si staranno allenando come scudieri insieme al conte e torneranno quando saranno un po' più grandi, magari con un'istruzione militare ancora migliore e, se sono stati bravi, anche avendo stretto dei buoni rapporti col conte stesso o con le sue figlie, che possono tornare utili per il futuro. Intorno alle 9 però il divertimento per Tedaldo finisce e inizia una parte della mattinata che probabilmente lui eviterebbe volentieri. Infatti arrivano i villani che portano sì le loro tasse, ma portano anche un'infinità di lamentele dal contado. E Tedaldo, in quanto signore del luogo, deve amministrare pure la giustizia. Gli spazi sono gli stessi di prima, infatti il castello non è enorme, ma vengono solo riadattati per l'occasione. Oggi che è bel tempo si ricevono visite sempre nella corte esterna, ma se fosse cattivo tempo l'aula, che è anche la sala da pranzo, andrebbe perfettamente bene per questo scopo. Questa è una delle parti che secondo me sono più romanzate nei film di oggi, dove spesso il signore siede su un trono e sembra che si diverta sadicamente a amministrare la giustizia dei suoi sottoposti. In realtà probabilmente era un'incombenza che tantissimi cavalieri e anche tanti re avrebbero evitato. Era la cosa più simile a un lavoro burocratico attuale, era quindi molto lontana dalla forma mentis cavalleresca. È molto probabile che però in questo momento Tedaldo avrebbe ringraziato Dio di avere a fianco suo fratello Ugo, che poteva rappresentare l'autorevolezza della Chiesa e poteva dare l'idea di saperne qualcosa di diritto canonico. In verità Ugo sta pensando al pranzo e al matrimonio della nipote Tessa e poi non è che sappia un granché di diritto in generale. Però sia lui che Tedaldo devono mantenere la farsa mentre un pastore viene a lamentarsi che il suo vicino ha portato le pecore a pascolare nei suoi campi. E poco dopo arriva un venditore ambulante che chiede il pagamento di alcuni capi di biancheria a un ricco contadino. Più che le famose leggi dell'imperatore Giustiniano, i codici che consultano gli eruditi del re, qui vale il buonsenso. Tedaldo cerca di dare ragione una volta all'uno, una volta all'altro, cercando di scontentare tutti il meno possibile. E anzi, per fortuna, quella mattina non si è presentato qualcuno di rango più elevato a lamentarsi di un torto. Infatti la giustizia per Tedaldo ovviamente non significa uguaglianza davanti alla legge.
Esiste una legge per i villani, un'altra per i cittadini del comune, un'altra per i piccoli nobili e un'altra ancora per i nobili di un rango superiore. La domanda principale per amministrare la giustizia è: a un uomo è stato dato tutto ciò che spetta agli altri del suo rango? Se non gli è stato dato, c'è una negazione della giustizia. Dopo un'ora passata in mezzo a queste piccole liti locali, finalmente entrano nel castello anche contadini e mercanti per le loro normali attività. C'è da riscuotere affitti, parlare dei raccolti o da comprare qualcosa di necessario che manca al castello. A questo punto Tedaldo già non ne può più, ma per fortuna si è affacciata sul cortile sua moglie Bianca e ci penserà lei insieme ad Elmo. A differenza di quello che potremmo pensare, un cavaliere sarebbe stato ben contento di lasciare a sua moglie ogni tanto la gestione di questi affari. Deve saper gestire la casa per quando io sarò in guerra, perché presto, ci sarà la guerra, i messi dell'imperatore lo hanno riferito di recente, dice Tedaldo come buona scusa per scaricare sulla moglie quelle incombenze. Se Dio volesse, gli dice Rienzo, verrebbe a trovarci proprio qualcuno. Questo è un altro sogno quotidiano dei cavalieri, soprattutto di quelli che vivono nelle campagne come Tedaldo. L'arrivo di un qualche nobile forestiero. In quel modo c'è l'occasione di suonare le trombe, di mettersi vestiti migliori, di andare a caccia con l'ospite o di passare la giornata con lui a giocare a dadi. E niente può essere più gradito nelle comunità dei castelli. Essendo quasi dei frammenti isolati di umanità, con il resto del mondo apparentemente a una grandissima distanza, l'arrivo di uno straniero significa anche la possibilità di ascoltare un sacco di notizie. Dalla corte dell'imperatore, su un'altra possibile crociata, alle ultime mode in fatto di armature, oppure i metodi più recenti di addestramento dei falchi. Pure questo ci fa capire tante cose della vita del cavaliere medievale. Ovvero perché spenderà tutti i suoi soldi in banchetti sontuosi e nell'ospitare questi altri nobili, perché è la cosa più emozionante che può capitare in una giornata qualunque. La stessa ricchezza per i cavalieri medievali non erano i risparmi per il futuro o gli investimenti, ma era donare e dimostrare molto per avere molti amici e alleati. Quindi meglio se la corte ha tanti ospiti e di rango quanto più possibile elevato. Ma intorno alle 11 Ugo capisce che suo fratello sta entrando in un umore melanconico e questo non può che essere negativo per il corpo e per l'anima. Dai, torniamo alla cappella, gli dice, vedrai che un po' di buone letture ti faranno benissimo. Tornati alla cappella, Ugo legge a Tedaldo la storia di Gedeone, un condottiero che sconfisse con soli 300 uomini un esercito immenso grazie all'aiuto di Dio. Pensa che una storia militare possa calmare l'animo inquieto di suo fratello. Tedaldo sa leggere qualcosina, ma sicuramente non sa leggere il latino come Ugo e Ugo stesso deve spiegargli delle parti della storia che sta leggendo in latino. Per aggiungere un po' di varietà, Ugo racconta anche qualche storia su condottieri come Cesare e Alessandro Magno, delle storie che ricorda un po' vagamente dai tempi in cui ha studiato anche qualche testo profano. Ovviamente deve andare a memoria e non può leggerle da nessuna parte perché gli unici libri disponibili sono proprio libri sacri che usa lui per la messa. A un certo punto però comincia a metterci dentro anche qualche storia sui saggi patriarchi e le loro figlie e Tedaldo capisce subito dove vuole andare a parare, cioè ancora sul matrimonio di Tessa. No Ugo, ho detto che ne parliamo dopo. Alla fine verso le 11:30 esce di nuovo nella corte e ordina all'apo di sellare anche il palafreno. Lui e Bonaccorso andranno a fare un giro a cavallo intorno al castello e fino al villaggio. Il villaggio è poco lontano, pochi minuti a cavallo sulle pendici della collina e questo giro, oltre a far dimenticare a Tedaldo la parte burocratica della giornata, serve anche per ricordare ai villani che è lui che comanda lì. Come Gedeone li difenderà anche con pochi uomini, ma come a un buon padre loro devono a lui la loro obbedienza. Finché adempie ai suoi obblighi feudali, un signore praticamente può gestire la sua terra a suo piacimento.
Per quanto riguarda Tedaldo, lui ogni anno invia un po' del suo raccolto al duca e all'abate dell'abbazia vicina, ma per il resto, pur essendo un piccolo nobile, non si sente inferiore a certi conti e baroni. Infatti il sistema feudale non è veramente una gerarchia così rigida e i titoli spesso sono più formali che veramente rappresentativi di una vera scala di potere. Verso le 12:15 Tedaldo e Bonaccorso tornano al castello e trovano Ugo che dopo lo scarso successo con il fratello si è messo a cantare con Raniero. Anche per gli uomini infatti è auspicabile avere una bella voce e saper cantare e suonare, eppure alcuni servitori non nobili guadagnano meglio se sanno cantare e suonare. Quindi non è possibile fermarsi a lungo nei pressi del castello senza sentire il canto e il suono dei liuti e dei flauti, e in inverno la musica continua quasi per tutto il giorno. Alle 12:30, quindi a metà dell'ora che i medievali chiamano sesta, c'è il pranzo. Tedaldo non ha un cuoco, quindi lo hanno preparato sua moglie Bianca e soprattutto sua figlia Tessa con l'aiuto di Savia e di Lauretta. Ci si lava le mani, si fa una preghiera di ringraziamento e poi si mangia una zuppa con legumi e maiale bollito. Viene accompagnata da pane fatto con farina di castagne e anche direttamente con le castagne. Infatti a ottobre siamo proprio nel periodo di raccolta e le castagne erano uno dei cibi più popolari nel 1200, come sapete se avete già visto il mio video sul cibo medievale. E se non lo avete visto, recuperatelo, sicuramente vi può interessare. E iscrivetevi pure al canale se questo video vi sta piacendo e se non volete perdervi i prossimi e per supportare anche la tanta ricerca che c'è dietro. Per voi ci vuole molto poco e vi aiuta ad avere in home page dei contenuti interessanti, a me consente di portarvi dei video sempre migliori. L'unico modo per conservare la carne nel Medioevo è salarla, infatti i tini del castello sono pieni di carne salata che è conservata per l'inverno per un assedio e questa carne poi normalmente deve essere bollita. Il risultato è che una grande pentola di rame sembra sempre in funzione nella sala, come anche nelle case dei più poveri, e spesso sono proprio i servi Lauretta oppure Lapo che la controllano. Alcuni signori più ricchi hanno una cucina separata dall'edificio principale per motivi di igiene e sicurezza, ma Tedaldo ha ancora un camino come le case più rustiche. Infatti la casa di tanti nobili e in particolare di un nobile minore assomigliava ancora in parte a quella di un contadino. Era distinta da questa solo per la location e per le dimensioni, ovviamente per la ricchezza degli oggetti e dei tessuti che ci si trovavano dentro e che tentavano di imitare la casa di un grande nobile. Come accompagnamento per il pranzo ci sono i formaggi che si mangiano a inizio e a fine pasto e ovviamente c'è il vino rosso per tutti, inclusi i ragazzini. Tedaldo e Bianca siedono al centro della tavola nell'aula del castello, ma anche qui la scena è un po' diversa dai film. Non siamo a un banchetto, quindi non c'è una ricchezza esagerata. Tutti prendono il cibo dalla stessa grande scodella e tagliano con il proprio coltello personale che usano anche per altri scopi. Ma non ci sono nemmeno i servi in un angolo. Anche Ugo, Lapo, Raniero e Lauretta mangiano al tavolo. A volte addirittura gli armigeri e il tuttofare ad elmo potrebbero mangiare con la famiglia e comunque al massimo mangiano all'aperto. Ma più per non sentire i noiosi affari familiari di Tedaldo che perché non potrebbero mangiare al tavolo. In sostanza questo castello è una famiglia numerosa. Sicuramente poi ai signori è riservata più carne e vino a volontà, ma non c'è la separazione netta tra signori e servitori che si vede in molte rappresentazioni di fantasia o in altre epoche. Anche perché gli spazi ridotti e i pochi oggetti a disposizione la renderebbero molto scomoda. Savia sussurra qualcosa all'orecchio di sua sorella Tessa e Tedaldo la rimprovera. Ai pasti parlate alto, se no tutti penseranno che parliate male di loro. Bianca dice che probabilmente stanno parlando di un nuovo nastro per i capelli di Tessa che la madre le ha appena comprato quella mattina. Le figlie pensano che il padre si arrabbi se mettono dei vestiti appariscenti, ma in realtà queste sono tutte idee di Ugo. Tedaldo stravede per Tessa, che è anche un'ottima cuoca e in sostanza le concederebbe di più che a qualunque altra donna della casa. È proprio per questo che in parte gli piange il cuore a farla sposare.
Bianca coglie l'occasione per lamentarsi di alcuni contadini che non hanno portato quello che dovevano. Così il pranzo conclude un po' la burocrazia mattutina, come penso che succeda ancora oggi in molti casi. Alla fine del pranzo, verso le 13:30, Adelmo viene a ricordare a Tedaldo che bisogna aggiustare da diverso tempo il recinto di una stalla. Tedaldo qui praticamente deve obbedire al suo servo esperto e aiutarlo a risolvere il problema. Quindi lui stesso si darà da fare in prima persona. Purtroppo i due si accorgono velocemente di non avere dei chiodi adatti e quindi dopo Rienzo dovrà andare a prenderli dal fabbro giù al villaggio. Non è che la cosa a Tedaldo dispiaccia troppo, infatti così può tornare in camera sua per un riposo. Infatti soprattutto nel sud Europa le persone facevano un riposo pomeridiano che è rimasto in alcuni casi tradizionale fino a oggi. In camera Tedaldo può anche aprire la sua cassa preferita, quella dove tiene la cotta di maglia, l'elmo e la spada. Non ha un'armeria e non tiene in giro nel cortile le sue armi più preziose. Sono dei tesori familiari che erano già di suo padre prima di lui. L'aria di inizio autunno poi favorisce un altro passaggio alle latrine e un bel sonnellino. Verso le 14:30 Tedaldo si sveglia soprattutto perché sente le grida di Raniero e Lapo nel cortile. Forti della loro giovinezza stanno giocando sempre con i bastoni della mattina e stanno simulando qualche combattimento. Tedaldo pensa di raggiungerli, ma c'è già Tessa nella camera e gli propone invece di giocare a scacchi. Tedaldo si è appassionato tardi agli scacchi, però crescendo ha scoperto che sono una delle cose più simili alla guerra che si possa fare senza fare la guerra. Così da un mercante straniero, forse tedesco, ha comprato dei magnifici scacchi che il mercante gli ha detto arrivavano addirittura dalla Svezia. Sono costati un po', ma ne è valsa la pena. Soprattutto Tessa sa giocarci e anzi è più brava di lui. Savia invece preferisce cavalcare, tirare con la balestra o giocare a giochi di corsa all'aperto con i maschi. Quando si va a caccia è quasi più entusiasta di alcuni ragazzi perché si portano i cani. E lei ama i cani e i gatti del castello. A differenza di quello che pensiamo oggi, nelle famiglie si giocava tutti insieme e spesso questi passatempi erano condivisi da tutti e due i sessi. Anche per la caccia, pure le figlie di un cavaliere sapevano cavalcare fin dalla più tenera età. In occasione delle cerimonie cavalcavano all'amazzone, ma in occasioni meno formali cavalcavano anche come i maschi. La caccia era la cosa più vicina alla guerra a cui le donne potevano partecipare e in una cultura incentrata sulla prodezza militare per loro era un grande onore. Infatti, anche se in pochi lo sanno, le donne nel Medioevo andavano a caccia pure loro come passatempo. Quello che guarda meno di buon occhio gli scacchi è Ugo, infatti la Chiesa a volte ha equiparato gli scacchi ai giochi d'azzardo, evidentemente non capendoci un granché. E ovviamente sono un'attività sconsigliatissima per gli uomini di Chiesa. Lui in realtà però non ci sa giocare, è solo un po' invidioso, infatti altri uomini di Chiesa si possono trovare facilmente a giocare a scacchi. E dice sempre a Tedaldo e a Tessa, almeno non vi fate vedere a giocarci in pubblico. Avrete sicuramente notato che in tutta la giornata Tedaldo non ha avuto quasi nessun momento in cui è stato veramente da solo in una stanza, forse solo nella latrina. Infatti nel 1200 praticamente non esisteva il nostro concetto di privacy. La privacy totale era rara e veniva considerata molto meno importante rispetto alla praticità e alla sicurezza. Ma non è che non si potesse stare in solitudine. Infatti verso le 16 Tedaldo smette di giocare a scacchi con Tessa e esce dal suo castello. Gli spazi di privacy e di solitudine sono all'esterno, per esempio lui ha un giardino e un frutteto proprio oltre le mura. Le stanze interne sono prevalentemente delle donne, cosa che ha dato origine alla Donna nella torre, dei romanzi cavallereschi e pure delle fiabe. Quindi è difficile al chiuso avere conversazioni private, soprattutto per gli uomini, come si legge nei testi medievali e si vede bene ancora nei film ambientati nel Medioevo, dove ci sono quasi sempre delle orecchie indiscrete. Nel giardino invece lui può camminare e riflettere su quell'angosciante storia del matrimonio. Ugo preme per far sposare Tessa a un giovane di città.
Da quello che ne sa Tedaldo è un giovane valente e di sangue sufficientemente nobile. Però lui sospetta che Ugo abbia già preso qualche strano accordo perché il ragazzo è il nipote del vescovo e gli dà fastidio che suo fratello possa aver preso accordi sul matrimonio di sua figlia prima di lui e senza il suo permesso. E poi la città è lontana, così Tessa non tornerà mai a trovarlo. Con chi giocherà a scacchi poi e chi cucinerà un pranzo così buono? Sicuramente non Savia, che non è per niente come la sorella, ma soprattutto perché Rienzo non è ancora tornato con i chiodi dal villaggio, ma si sarà fermato a bere e a chiacchierare con qualcuno. Tedaldo gli ha lasciato qualche soldo di rame anche da dare ai mendicanti. Infatti Ugo dice sempre che il Signore aiuterà di più chi fa la carità, e visto che prima dei Vespri si parlerà del matrimonio di Tessa, Tedaldo avrà un gran bisogno dell'aiuto divino. Tedaldo nota che il frutteto e il giardino sono sempre più belli, infatti sua moglie si occupa di tenerli al meglio con i consigli dell'abate, che è un esperto di botanica. Tedaldo si considera fortunato perché suo padre ha scelto per lui un'ottima moglie. Oltre a saper rammendare bene i vestiti e avergli dato almeno 4 figli sani, conosce anche le tecniche di difesa del castello in caso di assedio, sa occuparsi delle spese e delle lamentele dei contadini, ma soprattutto sa come parlare con abati e vescovi. Forse perché molti dei suoi parenti lo sono, ma lei ha quel misto di pietà, di devozione e di fermezza che sembrano incantarli. Certo, se solo sapesse cucinare un po' meglio. Dei preti Tedaldo pensa invece che siano avidi e che imparino vari sotterfugi come ha fatto suo fratello Ugo, ma sicuramente loro sanno la via per il paradiso. Proprio come i falconieri dell'imperatore conoscono tutto della falconeria, i dottori della chiesa conoscono tutto della religione. Quindi è sensato fidarsi degli esperti. Se si fanno domande inutili e domande di troppo si rischia solo la propria anima, come fanno i seguaci di Maometto. Quindi è una fortuna alla fine avere Ugo in casa, nonostante questa noia del matrimonio, affinché la sua anima e quella dei suoi familiari potranno passare rapidamente dal purgatorio al paradiso. E in paradiso, Tedaldo lo sa, l'esistenza è un grande miscuglio di un banchetto di nozze in un giardino 100 volte più bello di quello e di un magnifico torneo. Ah, ma se Ugo e Bianca sapessero che proprio in quel giardino Tedaldo è andato con una serva, di nascosto agli occhi di tutti, e che poi quella serva gli ha partorito il caro Lapo. Sì, Lapo gli somiglia nell'aspetto, ma Tedaldo ha detto a Bianca che è il figlio di un suo lontano parente, e secondo Tedaldo nessuno sospetta niente. Sicuramente Lapo servirà la famiglia con fedeltà, perché Tedaldo cerca di trattarlo senza troppa severità, quasi come un figlio. Ma quello è stato un peccato mortale, bisognerebbe informarsi. Ma comunque era prima che Tedaldo sposasse Bianca, quindi forse non è un peccato grave. Comunque se Tessa si sposerà dovrà essere però la prossima primavera. Così i grandi festeggiamenti si faranno nel giardino e non al chiuso. Infatti i castelli sono residenze sgradevoli e lo pensa lo stesso Tedaldo. Anche se il suo ha molti lussi come le latrine, di solito è umido, poco illuminato e con odori non proprio apprezzabili. Anche per quello i fiori del giardino sono sempre in grande richiesta per profumi e decorazioni. Alle 17 Tedaldo rientra dal giardino nel castello. Nel cortile Raniero e Lapo stanno aiutando Adelmo a sistemare la roba arrivata la mattina. Tedaldo chiama Raniero per andare con lui in camera. Infatti a quest'ora ci sta bene un lavaggio serale, solo a pezzi per alcune parti del corpo e non un bagno completo che i medievali considerano abbastanza pericoloso. Un nuovo unguento portato da Ugo dalla città è ottimo per i calli e Tedaldo si toglie gli stivali e si fa massaggiare i piedi. Forse va bene anche per piccole ferite alle mani. Bianca stava già nella camera a rammendare una camicia con Tessa, Savia e Lauretta. Lei deve dare alle donne il buon esempio con l'ago, come il cavaliere deve darlo agli uomini con la sua spada. Alle 17:15 gli dice però che vuole accompagnarlo per le preghiere dei Vespri in cappella. E quindi Tedaldo capisce che il momento fatale è arrivato, forse peggiore di un assedio.
Mentre il castello è come sempre vivace e si va verso la cena, Bianca e Tedaldo si incamminano verso la cappella dove parleranno più discretamente del matrimonio alla presenza di Ugo. Eppure Ugo non aspettava altro, infatti inizia tessendo le lodi della ragazza che il pretendente troverà perfetta. Non ha mai parlato troppo, ha sempre salutato con garbo e non ha mai dato confidenza a uomini estranei. Mangia con moderazione e beve il giusto per avere un ottimo colorito. Si è ubriacata solo una volta e per fortuna solo in un banchetto con familiari, quindi al futuro marito diremo che non si è mai ubriacata. A tavola non sceglie solo le parti migliori e si pulisce di frequente la bocca. Non lascia che il suo mantello strisci a terra in modo indecoroso e ha sempre partecipato regolarmente alla messa. Ugo dice che si confessa spessissimo con lui, prega tantissimo e ancora di più da quando ha un proprio letto, è modesta e non dice bugie. Quasi una figlia perfetta, conclude, se non fosse per quella passione per gli scacchi. Ma magari alla fine il nuovo marito troverà la cosa interessante come la trova suo padre. Secondo me tu hai già arrangiato il matrimonio, gli dice Tedaldo, e ci guadagni pure qualcosa. E poi chi cucinerà bene come Tessa? Ma poi Bianca dice che il marito è ricco, forse con qualche favore dai nuovi parenti cittadini potranno permettersi un cuoco. Ah, questa è una buona notizia, dice Tedaldo, ma forse non è troppo giovane. Io vi ho sposato alla stessa età e alla sua stessa età sono rimasta incinta di lei, gli dice Bianca che ha sposato Tedaldo circa a 15-16 anni e quindi ha 9 o 10 anni meno di lui, come era in uso al tempo. Per la dote poi le daremo la nostra cassa migliore e un bacile di rame. Non starai dicendo la cassa delle armi, chiede Tedaldo, ma ha già capito che dovrà rinunciarci. E dovremo cucirle almeno una camicia da notte, per farsi ardentemente desiderare, aggiunge Bianca. Non ricordate quella che porta io la prima notte? Purtroppo quella ormai è vecchissima, ma il medico dice che è il modo migliore per avere figli e per averli sani, come li abbiamo avuti noi, grazie a Dio. Amen, dice Ugo. Alla fine, anche se a malincuore, il cavaliere accetta, pressato dalla moglie e dal fratello. Però si farà la prossima primavera e lo sposo non mi metta fretta. Dovranno esserci grandi festeggiamenti anche nel nostro giardino e con il cattivo tempo non si possono fare. Alla fine gli accordi sono raggiunti e Ugo benedice questa saggia decisione. Sono le 18:30 e il sole sta tramontando fuori. Nella cappella stasera la preghiera dei vespri è ancora più solenne perché si deve chiedere aiuto a Dio per quel matrimonio imminente. E Tedaldo pensa pure che si meriterebbe qualcosa in più, vista la pazienza che ha avuto. Nell'aula i servi stanno già accendendo le candele. La cena è più leggera, con meno carne, più formaggi e verdure. Savia probabilmente ha già mangiato qualcosa prima e decide di accompagnare la cena con un flauto, soprattutto per dimostrare quanto è brava, anche se ancora non è così brava, ma tutti glielo fanno credere. Sua sorella maggiore invece riceve il grande annuncio delle nozze e scoppia in lacrime in un turbinio di emozioni e pensieri. Quello che però bisogna dire è che non sono lacrime di disperazione. Spesso nei film il matrimonio medievale è l'inizio di un contrasto con i genitori, è il preambolo di una fuga o di una ribellione, insomma è un qualcosa di negativo se filtrato con i nostri valori moderni. Invece a quel tempo nella maggior parte dei casi non era così, anzi. Sicuramente la ragazza aveva un'infinità di ansie e paure perché doveva cambiare casa, che penserà il marito, la sua famiglia, eccetera. Però era anche il riconoscimento che ormai era adulta e pronta per la vita adulta. Fino a quel momento aveva obbedito ai suoi genitori e non aveva potuto fare delle cose piacevoli che fanno gli adulti. Invece adesso sarebbe diventata a tutti gli effetti la signora di una nuova casa. Per le ragazze del tempo era il compimento del loro percorso di formazione un grande segno di riconoscimento sociale. Ovviamente Tessa riceve i complimenti di tutta la casa e l'annuncio viene celebrato con un brindisi. Quando la cena sta finendo però qualcuno bussa alla porta della sala. È Rienzo che è appena tornato dal villaggio. Dice di essersi fermato di più proprio perché ha sentito una grande notizia.
Al villaggio si dice che il duca abbia bandito una giostra per il matrimonio di sua figlia e che l'indomani l'invito ufficiale arriverà al castello. E Tedaldo ringrazia subito Dio perché adesso sì che quella è una giornata fortunata. Benedette le figlie che si sposano e benedette le giostre. Dio l'ha veramente ricompensato per aver ascoltato i consigli di Ugo. Ma del resto si sa che i preti conoscono le vie del Signore. Un altro brindisi alla giostra conclude la cena. Ormai fuori è buio e si fa un giro di ronda per controllare le porte e le zone intorno alle mura. Si saluta Adelmo che dorme a casa sua e stasera Tedaldo va di persona a fare il giro con gli armigeri e con Raniero proprio per parlare con tutti della giostra imminente. L'indomani ci sarà da inventariare, controllare tutte le armi e mettere a nuovo gli scudi, ci sarà da far allenare anche il destriero forte e da cominciare a fare sul serio con gli allenamenti. Intanto che parlano, chiudono tutte le porte esterne e serrano le catene. Ci si assicura che il ponte levatoio sia alzato e alla fine le pesanti chiavi tornano nelle mani di Tedaldo fino al giorno dopo. Alle 21 le candele cominciano a essere spente e ognuno si ritira. Bonaccorso e Rienzo si daranno il cambio sulle mura, ma a volte capiterà che dormano anche tutti e due su un pagliericcio in un angolo dell'aula del castello. Tedaldo torna nella sua camera dove Raniero lo aiuta a spogliarsi. Bianca sta di là a rimproverare Savia e Lauretta che pare che parlino di qualche scandalo locale di cui non si dovrebbe parlare. Purtroppo l'hanno sentito da quei grezzi contadini che dicevano che qualche prete ha fatto qualcosa che non dovrebbe. Per fortuna Ugo ha un giaciglio nella cappella e non le sente. Tedaldo guarda ancora il forziere delle armi. Sì, presto dovrà darlo come dote, ma prima ci sarà la giostra. Anche se è un cavaliere, infatti, Tedaldo ha pochissimi mobili, solo casse e forzieri per vestiti e altri oggetti preziosi, il tavolo, sedie e panche e i letti. Tedaldo rimette le chiavi sotto al letto dove gli sembra che ci siano anche un po' di denari. Poi si addormenta sul suo letto con materasso di paglia e piume, coperto da panni di lana, già pronto a sognare le bandiere, i cavalli in corsa e il rumore delle lance spezzate sugli scudi. Che ne dite, com'è stata questa giornata da cavaliere, meglio o peggio di una del XXI secolo? Adesso anche la moglie Bianca torna nella sua parte della camera, ma capisce che è già troppo tardi per quello che vorrebbe fare lei. Ma dopo tutto è stata una giornata molto stancante, hanno deciso il futuro di Tessa, mica scherzi, che Dio la protegga sempre. Ma giusto, dov'è Tessa? Non è ancora tornata in camera. Ma pure Bianca è stanca, tutti quei contadini la mattina l'hanno sfinita. E poi magari fra qualche ora il signore del castello smetterà di pensare per un attimo alla giostra e bisognerà essere pronti. Infatti spesso nel Medioevo non si faceva una lunga dormita unica, ma ci si svegliava a metà notte per controllare che tutto andasse bene, per mangiare qualcosa o per avere qualche momento più privato, e lo facevano soprattutto gli adulti. Quindi anche Bianca si spoglia, stavolta da sola, dice l'ultima preghiera e si fa il segno della croce, che Dio protegga sempre la sua casa e i suoi figli, quelle che si sposeranno, i due piccoli che stanno al castello del conte Lamberti. Sarà meno umido il castello del conte? Forse sì. Poi si addormenta. Una sola candela è ancora accesa nel castello. Tessa è rimasta nella sala a pregare perché non riesce a non pensare neanche un secondo a quella storia del matrimonio. Lapo è lì con lei e le dice che ha sentito una cosa strana al villaggio negli ultimi tempi. Un villano gli ha detto che lui è un bastardo e un altro poi ha aggiunto che è proprio così. Dicono che è il figlio di messer Tedaldo e non di un suo cugino. Non vedi che sto pregando? Comunque qui lo sanno tutti, gli dice Tessa. Solo nostra madre e lo zio Ugo fanno finta di non saperlo.